molto normale nella vita di un genitore la preoccupazione verso lo stato, il sentire dei propri figli. Spesso noi ci domandiamo: ma cosa sente il mio figlio? Cosa sta vivendo il mio figlio? Che emozioni sta provando? E qui l'approccio tradizionale spesso è bombardare i propri figli con 1000 domande, cercando di capire cosa sentono, cosa percepiscono, qual è la loro emozione, e i nostri piccoli spesso non sono bravi a comunicare, o definitivamente quando sono molto piccoli non sanno cosa stanno sperimentando, il che non vuol dire che loro non abbiano un vissuto, un'esperienza, una sensazione, e quindi questa è generalmente la via tradizionale. Fare uno sforzo per guardare all'altro, cercare di capire e indovinare in qualche modo cosa sente e come si sente. Non è detto che però non ci sia un altro percorso o un'altra modalità. In effetti, all'interno del percorso Truthful Parent, noi applichiamo un approccio completamente diverso. E questo approccio può sembrare scontato e banale, ma la verità è che non lo è. È molto controintuitivo. Innanzitutto, per poter sentire un'altra persona o percepire un'altra persona, prima io devo essere in grado di percepire me stesso e sentire me stesso. E non è detto che noi sappiamo come percepire e sentire noi stessi. Quando io sono pieno di resistenze nel mio mondo interiore riguardo la mia propria esperienza, riguardo me stesso, è inevitabile che dopo ci sarà una resistenza e una incapacità di sentire e percepire l'altro, perché in primis non sono in grado di percepire e sentire me in modo libero, in modo pulito, in modo trasparente, senza una critica, senza un ma. Quindi se questo succede verso di me, è inevitabile che succeda verso dell'altro. Ecco perché dopo si crea questa sensazione, questo dubbio, questa divisione, questa separazione con i nostri figli. C'è un fenomeno molto interessante che ci racconta la fisica quantistica, perché i principi che guidano il nostro mondo interiore sono molto diversi da quelli che guidano il mondo esterno. Così come nel mondo esterno c'è una fisica newtoniana, una fisica classica che ci consente di muoverci, quando andiamo però al mondo delle microparticelle, ciò che vale è la fisica quantistica. E la fisica quantistica è molto più simile alla realtà del nostro mondo interiore che la fisica meccanica classica newtoniana. E c'è un principio in particolare che è l'entanglement. Quindi quello che dice questo principio è che quando noi eseguiamo una misurazione su una particella, collassando per esempio il suo spin, che è il suo giro, in su, la seconda particella istantaneamente subisce una modificazione del suo spin verso il giù. Quindi queste due particelle non sono separate. Questo in modo semplice. Nel mondo delle relazioni noi ci siamo abituati a vedere noi stessi come separati gli uni dagli altri. E quindi mio figlio là, mia moglie là, io sono qui. E la verità è che questo è semplicemente una percezione che non è del tutto corretta, perché la nostra esperienza è profondamente collegata. Quindi se tu mi chiedi a me come posso fare a percepire meglio, più in profondità e in modo sempre più immediato ciò che mio figlio sta vivendo, ti dico: impara a riconoscere sempre più in profondità, in modo più onesto e immediato, quello che succede a te. Così come nell'entanglement della fisica quantistica, quando qualcosa succede a me, posso riconoscere e scoprire cosa succede all'altro, ma devo partire sempre prima da quello che succede a me.
Quindi questo non è un principio nel quale voi dovete credere, è un principio che uno deve testare e provare. E quando avrai fatto le tue verifiche e le tue prove, saprai allora esattamente come devi muoverti.